Quello che avete appena visto rappresenta ciò che mi ha ispirato per questo tutorial. A differenza delle altre volte avremo bisogno di alcune piccole sgorbie, nulla di eccessivamente costoso, vanno benissimo tipo queste. E nemmeno nulla di eccessivamente complicato. Iniziamo! Per emulare al meglio la pietra lavica è bene utilizzare un legno scuro, iniziando sportando il grosso del materiale con una sega. Mi raccomando però, per evitare infortuni, mai posizionare la mano che non si utilizza di fronte al percorso dell'utensile. Soltanto dopo aver fissato saldamente il pezzo a un piano è possibile iniziare a scolpire. Il camino del vulcano si può tranquillamente fare utilizzando un trapano. A sagoma conclusa, una passata di carta vetra servirà a rendere la superficie più omogenea. È sufficiente una 180 o 200 grit. Simuliamo la lava e la colata con pigmenti fluorescenti gialli e rossi aggiunti alla resina ultravioletti, applicandola a piccoli strati per consentire una giusta catalisi. La gomma piuma verde polverizzata sarà la nostra vegetazione, mentre i pigmenti bianchi saranno la nostra neve.
Dopo aver impregnato dei batuffolini di cotone con resina epossidica colorata, li avvolgeremo ad arte intorno ad una traccia di resina ultravioletta, catalizzata con la forma che vogliamo imprimere alla nostra colonna di fumo, e che andremo a inserire durante la catalisi, non appena la resina inizierà ad addensarsi. E infine, dopo aver eseguito le fasi che già conosciamo di levigatura, taglio e lucidatura, ecco il nostro vulcano finito.
In conclusione, vi è piaciuto l'inserimento del fumo per dare un po' di dinamicità al nostro vulcano? Rispondetemi qua sotto nei commenti e ricordate che con la stessa tecnica è possibile fare anche le nuvole. Quindi, come sempre, se avete trovato il tutorial interessante per le vostre creazioni, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere nuovi tutorial. Ciao!